Ciao a tutti, sono Erika Ferrari, direttore artistico della New Dance Club ASD di Noceto in provincia di Parma e da tantissimi anni mi occupo di quello che è sport, salute, benessere e ovviamente danza. Tutto iniziava nel 1991-92. Anzi, in verità iniziava un po' prima, tipo che avevo 4 anni, ma la mia carriera come insegnante è iniziata proprio negli anni 90, quando c'è stato il boom e l'esplosione di quella che era l'aerobica, lo step, il fitness, il bodybuilding, e da lì, giorno dopo giorno, ho imparato ad evolvermi insieme a quello che è il mondo del fitness ed oggi sono qua, a teatro. Al Teatro Moruzzi di Noceto. Inizialmente era una ex fornace e quest'anno sarà il 20ennale di fondazione di questo bellissimo teatro nocetano, che è il nostro piccolo fiore all'occhiello. In verità a Noceto abbiamo avuto tanti teatri, ma questo è quello comunale, sorto nel 2003, quindi 20 anni quest'anno, e noi è 20 anni che utilizziamo questo teatro per le nostre produzioni della scuola di danza, ma ha avuto anche una felice e ridente stagione teatrale che si svolge sempre durante il periodo invernale, dove abbiamo avuto tantissimi personaggi famosi a livello nazionale che hanno calcato questo palco, tipo Anna Mazzamauro, tipo Elena Sofia Ricci e tantissimi altri che sono passati di qua e che grazie ai eventi in scena ogni anno portano una bellissima stagione, un bellissimo cartellone. In un piccolo paese come quello di Noceto, che conta più o meno 11.000 abitanti, abbiamo tantissime cose da poter visitare a livello turistico. Uno ovviamente è il teatro, adiacente abbiamo la biblioteca comunale, ma soprattutto da questo lato c'è il museo che si chiama Nox, da Noceto. E perché è importante? Perché anni fa, durante degli scavi per delle costruzioni stradali normali nel paese, scavando hanno trovato qualcosa che ha incuriosito gli archeologi e le belle arti e hanno scoperto che c'erano dei reperti delle terramare. In realtà è una vasca votiva, ovvero dove la gente andava per pregare quello che era il dio di allora nel quale si credeva, per chiedere appunto dei voti. È stato trasportato, posizionato qui a fianco al teatro e si può andare a visitare tutti i giorni negli orari di apertura normali dei musei. Quindi abbiamo teatro, biblioteca, museo Nox della vasca votiva e in centro a Noceto, all'interno della rocca di Noceto, cioè un castello, abbiamo un bellissimo museo e una liuteria importante. Il teatro, come tutti i teatri, è sempre nel cuore di chi ha gli occhi grandi e sogna in grande, di chi come me da bambino vedeva le fatine, gli angeli e gli piacevano i lustrini, le luci e il palcoscenico. Un po' anche quella doppia vita, no? Da giullare, quello che sta sul palcoscenico a fare e quello che invece fuori dal palco vive dei grandi drammi esistenziali. Ma credo che tutti i grandi artisti, con poca umiltà me lo dico da sola, però abbiamo delle piccole genialità con le quali riusciamo a creare qualcosa di grande grazie a quello che sentiamo fuori dal palco. E io ero veramente piccolina, avevo più o meno 3 anni, quando non stavo ferma in casa e sognavo in grande, sognavo le nuvole, le luci, i fiocchi brillantini, e mia madre non riusciva a tenermi ferma in nessun modo, quindi chiese agli insegnanti di danza di mia sorella di prendermi all'interno dei corsi di danza. Fu così che iniziò la mia carriera. Pensate che all'inizio, quando ero veramente piccolina, non esistevano i body e i tutù della mia taglia, per cui mia madre, per farmi andare ad allenarmi, mi metteva su il costumino da bagno, quello che si usava d'estate al mare, che ai tempi, visto che sono un po' âgée, era solo un costumino e andava trattato bene perché doveva durare tutta la stagione. Io lo facevo durare estate e inverno, proprio double face. E che cosa succede? Io ero veramente piccolina e cominciavo a calcare il teatro per i saggi di danza. Ai tempi a Noceto, e io sono nocetana doc, la vera pelle rossa nocetana, orgogliosa di essere nocetana, avevamo un altro teatro dove andavo a fare i saggi di danza. E mi ricordo che avevo una paura folle della matita occhi che l'insegnante mi metteva, così come lo metteva a tutte le altre bambine. Era azzurro cielo, che è poi diventato il mio colore preferito, laddove io preferisco restare anche nella vita, là in mezzo alle nuvole a creare i sogni, e non solo miei ma di tutti.
Ancora piccolina, perché avevo più o meno 8-9 anni, chiesi a mia madre di poter andare anch'io con mia madre e mio padre al famoso Teatro Regio di Parma per poter vedere gli spettacoli. E mia madre era preoccupata perché loro ai tempi andavano a vedere l'opera, a loro piaceva tantissimo, e io la guardavo in TV perché ai tempi, se vi ricordate, quando c'era la Rai Education alla sera o il sabato pomeriggio facevano vedere gli spettacoli e io sognavo di andare. Ma non solo, essendo io del Leone avevo un ego e ho un ego non esageratamente modesto e sognavo di diventare anche io una grande interprete del teatro. Per cui mia madre, con un po' di titubanza, mi disse: vabbè, proviamo ad andare a portare sta bambina a teatro a vedere quello che succede. Salita sul palco centrale di terzo livello, dove mia cugina aveva il palco, io mi siedo in prima fila. Mia madre pensava già che io mi sarei addormentata dopo pochi istanti, occhi così aperti fino alla fine dello spettacolo. Li sentivo cantare con dei costumi meravigliosi, le scene, le scenografie, e io ho detto: da grande voglio fare questo. Di spettacoli nella mia carriera, ad oggi 32 anni che insegno e tanti altri precedentemente, dove sono stata una danzatrice, una performer, una ballerina, e ancora quando mi capita mi piace fare ancora qualcosa, tipo la danza con i ragazzi disabili, qualche pezzo di recitazione o delle comparsate qua e là. Per noi ogni anno abbiamo 2 momenti importanti come scuola di danza. Uno è il saggio di Natale e l'altro è il saggio di fine anno, e qua dentro questo Teatro Moruzzi di Noceto ne abbiamo già realizzati tantissimi e ci stiamo preparando per realizzarne un altro. Io penso di essere stata una delle prime ad aver ballato all'interno di questo teatro. Si va veramente indietro nel tempo, perché penso fosse più o meno l'inizio di questo teatro, quindi se non il 2003, il 2004, ma veramente indietro, con il gruppo di allora, che erano le E-Cubes, perché io ho già detto, con il mio grande ego mi piace la E, che è la lettera che corrisponde al mio nome, e ho pensato, come in inglese si pensa, di mettere una E al cubo: Energy, Empowerment, Enforcement, e credo che sia un grandissimo messaggio da lanciare in generale a tutto il mondo, ma soprattutto al pubblico femminile, per far capire loro che tutte noi, con l'energia, con il rinforzo, con la dedizione, con la motivazione, riusciamo a creare di tutto di più. Ci possiamo passare dall'impossibile al possibile. Come vedete anche nella t-shirt che indosso è I am possible, perché basta avere l'energia giusta, la motivazione giusta, la voglia giusta, e si può creare qualcosa dall'impossibile. Ad esempio, una mia allieva ha 65 anni e lei ha cominciato da me che ne aveva 55 ed è entrata in punta di piedi, ma non in punta di piedi come intendiamo noi ballerine, è entrata in punta di piedi come per dire: posso fare qualcosa anch'io per muovermi, ho un po' di problemi di salute. Io l'ho portata già a fare dei campionati europei di danza aerea, dei campionati mondiali di danza aerea, farà il saggio a breve e a brevissimo avrà un altro campionato da andare a disputare. Per me la danza non ha limiti di età, di genere, di stazza, tutti possono ballare, quindi magari anche Carlo Alberto un giorno potrebbe danzare, oppure un vostro amico che avete già intervistato, che è Norberto De Angelis, l'abbiamo già visto in pedana di gara ballando con me, e ci è capitato di portare a casa un grandissimo risultato. Per cui la danza è per tutti, soprattutto per chi ha voglia di sognare, e noi all'interno di questo teatro è un po' come il tempio sacro dove creiamo i sogni fra la scuola di danza e il teatro. Sognare sempre. Come in tutti i teatri, ovviamente abbiamo messo in scena tantissime cose con diversi stili di danza, fra cui la pole dance, il cerchio aereo, tessuti aerei, la danza classica, moderna, contemporanea, teatro danza. E a Noceto, sapete una cosa interessante? Noi siamo stati i primi, io sono stata la prima in Italia a portare una disciplina che adesso è diventata anche riconosciuta dal CONI, il cheerleading e cheer dance con la Reg Noceto. Voilà!